Il nuovo aggiornamento 6.3 di Total War Warhammer è arrivato e credo che sia la giusta occasione per tornare a giocarlo, oppure per iniziare se non lo avete mai toccato. Io sono Tiranno Matto e questo è il mio nuovo episodio della rubrica Aggiornamento, in cui vi parlo di tutte le patch più importanti dei miei giochi preferiti. E dunque non poteva mancare Total War Warhammer. Non voglio perdere altro tempo, andiamo a vedere subito quali sono le novità all'interno della patch. Dritto al sodo. Eccoci qui a parlare dei Re dei Sepolcri. Non è un grande rework della fazione in sé per sé, che uscì all'epoca come DLC di Total War Warhammer 2, ma si tratta di una serie di aggiustamenti per portare la fazione al livello di Total War Warhammer 3. In primis hanno rifatto completamente l'albero delle tecnologie, anche graficamente molto più carino in questa maniera. Hanno aggiunto alle province gli editti, i quali spendendo vasi canopici daranno dei benefit alla provincia stessa. Il più importante secondo me è quello che ci permette, come per gli atamani di Kislev, di attaccare con la guarnigione dell'insediamento una forza nemica nell'area attorno. Hanno anche risistemato i libri di Nagash, avvicinandoli molto di più alle posizioni di partenza dei lord leggendari dei Re dei Sepolcri e potenziandone tantissimo gli effetti, rendendo più sensata la ricerca dei libri, una meccanica integrante della fazione. Fra i vari cambiamenti agli effetti dei lord leggendari, il più importante è Settra, che si vede un boost esagerato alla colonizzazione e crescita dei suoi insediamenti. Hanno anche dato la possibilità ai lord leggendari dei Re dei Sepolcri di confederarsi fra di loro, cosa che prima era assolutamente impossibile, senza le mod necessarie. Tutto sommato mi sembra che i nostri scheletri egizi abbiano ricevuto un po' di amore di cui avevano gran bisogno da tempo. Altra fazione dal secondo titolo della saga, gli Uomini Lucertola, amati da tantissimi e che avevano e secondo me continuano ad avere ancora una necessità impellente di fix ed aggiustamenti, non solo ai numeri ma proprio alle meccaniche. Come è solito per Creative Assembly, hanno preso ispirazione dal mondo dei modders per la nuova meccanica della sequenza della progenitura, che serve per ottenere le unità benedette e quindi generare questi uomini lucertola dalle sacre pozze primordiali. Perché dico che si sono ispirati al mondo dei modders? Perché nella SFO, la Steel Fate Overall, che adesso si chiama Simply Fun Overall, vabbè, avete capito, Venris aveva introdotto la meccanica Mazda Mundi dell'allineamento astrale, che funzionava in maniera molto simile, sia nell'ottenimento sia nella spesa, con l'aggiunta che si poteva spendere anche per degli effetti in più. Ma vabbè, tornando al gioco vanilla, gli Uomini Lucertola hanno visto dei cambiamenti anche alle loro strutture e come generano denaro e crescita, molto necessari rispetto a come erano prima, e al contempo, come gli stessi Re dei Sepolcri, hanno avuto un revamp, una ristrutturazione dell'albero delle tecnologie, ora diviso in due macro settori molto più forti e rapidi da ricercare rispetto a prima. Mi piacciono tutti i cambiamenti che vanno anche a rispecchiare l'aggiunta delle sequenze di cui vi ho parlato prima. Una serie di piccoli altri cambiamenti degni di nota. A livello di texture hanno reso più marcati i colori delle tinture che rappresentano le fazioni di Uomini Lucertola, che siano Sauri, Shinki, Croxigor o dinosauri di altra natura. E per concludere e collegarmi anche al prossimo punto del video aggiornamento, hanno ribilanciato tantissime statistiche delle unità. Creative Assembly con le grandi patch come questa fa sempre degli interventi sulle statistiche delle unità per tutte le fazioni. Non mi addentro in questi dettagli molto tecnici, piuttosto parto subito con una piccola chicca. Se possedete il pacchetto del sangue, il DLC Blood for the Blood God, che aggiunge gli effetti di sangue, potete andare nelle opzioni e attivare gli schizzi a schermo. È una piccola feature che hanno introdotto da Total War Pharaoh ed è sempre bello vedere il sangue degli Elfi Boia Solo Noia schizzare ovunque a colpi di accettate. Altri piccoli cambiamenti degni di nota, per esempio, finalmente Alberic de Bordelot possiede qualche linea di dialogo unica, niente di che. Inoltre, sempre per tornare a parlare di mods che mi stanno molto a cuore, hanno preso ispirazione da una mod amatissima nello Steam Workshop per rifare il doppiaggio a Trog, il re dei troll, anche in preparazione a ciò che sta per arrivare. Vi faccio sentire al volo come suonava Trog, come è stato doppiato nella mod e come è doppiato adesso.
adesso. Doesn't the stupid little man know he steals from royalty? When I catch him, I'm taking my crown back. The crown is the key to my kind's salvation, and without it, I am king in name alone. Oh yes, he shall reign. The cost of such ignorance. Answer this insult with death. Altra novità della patch sono i nuovi 20 luoghi insoliti, edifici che saltano fuori completamente a caso in tutto il mondo. Vi sto facendo vedere degli esempi dai content creator anglofoni, Zerkovic, Lore Master of Sotek, eccetera. Io non ne ho ancora trovato nemmeno uno. Se avete trovato qualche informazione interessante, magari mettete qui sotto nei commenti il link a un'immagine caricata dove vi pare, così per condividere un pochino, anche perché saranno molto difficili da recuperare queste informazioni specificatamente tradotte in lingua italiana, perché non ci sono tantissimi content creator e utenti in generale che giocano purtroppo a Total War Warhammer in Italia, e figurarsi nella community di modding ancora molti meno. A tal proposito vi avviso che se seguite la mia collection di mod per un po' purtroppo dovrò attendere, perché i modders dovranno aggiornare tutto quanto, quindi vi chiedo pazienza, come la chiedo sempre sullo Steam Workshop, affinché io possa seguire i tempi di chi fa le mod, contattarli, cercare di mettere insieme di nuovo la collection e presentarvela. Considerato che questa tiritera va avanti ad ogni aggiornamento, quando uscirà il DLC sarà la stessa identica cosa. E proprio perché si avvicina sempre di più la data di rilascio del prossimo contenuto per Total War Warhammer 3, io credo che sia il momento migliore per tornare a giocare, o per iniziare. Prendetevi un mese e mezzo per capire le meccaniche di base se non lo avete ancora mai giocato, o per riscoprirle. Ci sono tantissimi saldi, potete trovare in descrizione il mio link Instant Gaming, potete andare a cercare chiavi dovunque. È il momento migliore, perché non è mai stato così sano questo videogioco. Questa saga in generale è pronta a spiccare l'ultimo balzo prima della fine degli aggiornamenti programmati, perché sì, credo che siamo arrivati proprio alla sua fine e non ci resta altro che attendere i grandi annunci al 25° anniversario del marchio Total War questo dicembre. Ci sono tante speculazioni, leaks, pensieri in giro per internet, e il mio piccolo contributo è molto semplice: finché non vedo, non credo. Per ora mi basta quello che ho tra le mani, mi è bastato per così tanti anni, penso di essere arrivato ormai a 8000 ore in tutta la saga. Certo, gli assedi hanno bisogno ancora di una piccola mano. Arriverà anche l'aggiornamento per gli assedi, probabilmente in parallelo con Tides of Torment, il prossimo DLC, in arrivo si può sperare per la fine di ottobre. Però nessuno riuscirà a togliermi quel gusto amaro di realizzazione. Siamo arrivati alla fine del ciclo, mancano pochissimi contenuti aggiuntivi, perché Creative Assembly non ci darà quello che magari noi vorremmo di più, come le battaglie navali, ogni fazione con le proprie navi, i mastini della guerra, i Dogs of War, fra cui risulta anche la nazione di Tilea, che è l'Italia, e una svalangata di lord leggendari da un'antologia quasi infinita di lord di Warhammer Fantasy Battles. Purtroppo non vedremo tutto, ce ne dovremmo fare una ragione, godendoci però quello che ancora ci verrà dato. Ed in merito all'arrivo del nuovo contenuto colgo l'occasione per raccomandarvi dei colleghi youtubers che hanno trattato per tanti anni Total War Warhammer e che sono anche partner della Creative Assembly, per quanto io ne sappia. I Clan Legio Italica, che sono la community più grande di Total War in Italia da sempre, Galloz, che tratta un sacco Total War da tantissimi anni e fa un sacco di analisi sulla campagna, sulle fazioni e diversi let's play, e Jamma, che si occupa principalmente di aggiornamenti e partite competitive. La palla sta a voi, mio gentilissimo pubblico che è arrivato fino a qua come sempre, perché vorrei chiedervi: cosa vorreste vedere specificatamente nel mio canale? Ho già provato con alcune guide, con alcuni video esperienza, addirittura con una miniserie, ma sono sempre un po' indeciso su come presentarvi Total War Warhammer. Vorrei prepararmi al prossimo contenuto e parlarvene a modo mio. Ciò detto, spero che la mia presentazione di questa patch vi sia piaciuta. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno, di essere arrivati fino a qui. Anche oggi Tirannomatto out, perché questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.